Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui a Marrakech. Oggi c'è una novità perché non siamo più soli, tra virgolette. Sono arrivati quegli amici di cui vi parlavo, quelle persone che ho aiutato recuperando i loro pacchi quando eravamo a Milano. Finalmente le abbiamo conosciute fisicamente perché noi non le avevamo mai viste dal vivo. Hanno parcheggiato qua dietro e credo che quando vedrete il loro camper certamente sarete incuriositi. C'è ancora Dennis qua, parcheggiato con il suo daily. Ieri abbiamo chiacchierato un po'. Tra l'altro Dennis fa sempre yoga ed esercizi sul tetto del camper. Vedete? Adesso sta facendo gli esercizi. Ma guardate qua. Eccoli qua i nostri amici che sono arrivati ieri con questo mega camper, ragazzi. È uno Zetros enorme. È coperto da questa bellissima pianta, quindi si percepisce forse solo la lunghezza, però insomma guardate il quad che c'è caricato là dietro, potete capire il resto della dimensione, insomma di tutto il mezzo. Pensate che loro sono in viaggio da 9 anni, viaggio abbastanza tormentato per diverse cose, anche esperienze di vita particolari. Ragazzi, noi siamo stati qua tutta la mattina a chiacchierare con i nostri amici, i nostri nuovi vicini, e adesso andiamo a fare una cosa, ma la videocamera la lascio qua perché se tutto va come deve non avremo spazio anche neanche per la videocamera. Ma sostanzialmente quello che vogliamo fare come ultimissima cosa, dato che qua abbiamo trovato un'offerta che non ci ha fatto pensare, rinunciare, e vogliamo installare una cosa nuova. Quindi adesso io chiudo la videocamera e ci rivediamo appena torniamo con stellina, stracarichi, pronti per questa nuova avventura. Forse se riusciamo a portare questa roba. Forse. Tada! Ecco cosa siamo andati a prendere con stellina e con qualche difficoltà, ma non ce l'abbiamo fatta. Questa non ce l'abbiamo fatta a portarla tutte e due. Credo che avremmo avuto difficoltà anche con la beta perché sono abbastanza pesanti queste due scatole che abbiamo portato a casa, ma fortunatamente abbiamo trovato un signore con un piccolo furgoncino, se si poteva chiamare così, che ci ha portato fino a qua. E quindi abbiamo la roba che ci serve e che vogliamo montare immediatamente. La scatola non è impacchettata, quindi si capisce subito. Abbiamo preso due kit di reverse osmosis, due kit sostanzialmente identici, differiscono solo di alcuni particolari, e ne abbiamo presi due perché conviene a comprarne due piuttosto che ogni singolo ricambio. Saremo a posto con i filtri che comunque dovremo aggiungere, dobbiamo ancora prendere, però sostanzialmente parliamo di un kit di filtrazione a osmosi inversa. È parecchio tempo che ci pensavamo. Noi abbiamo già il filtro Seagull che filtra 0.1 micron, quindi un filtro più che sicuro per tantissime situazioni, però sappiamo bene che in Africa bisogna avere più sistemi di filtraggio perché ci possono essere differenti situazioni da dover affrontare, soprattutto riguardo la certezza di avere acqua che comunque si può bere sicura. Questo kit costa circa 130 euro. Tuttavia, uno dei motivi per cui non abbiamo mai utilizzato un sistema osmosi inversa è che ha lo scarto, e lo scarto di acqua nel camper non va tanto bene. Ciò significa che non è come questo filtro che tutta l'acqua che esce da qua viene filtrata a 0.1 micron. L'osmosi inversa ha quella che viene chiamata acqua sporca, che in genere viene buttata nello scarico, e questo comunque è di fatto uno spreco. Ho studiato abbastanza questi sistemi e ho capito che ci sono dei metodi per ridurre di molto questo scarto mettendo dei filtri in serie in parallelo. Anche per questo abbiamo due kit, perché di due ne faremo uno con i ricambi. Vado ad aprire le scatolon. Abbiamo preso questo kit anche perché ha un serbatoio abbastanza piccolo, è un serbatoio da 6 litri e quindi probabilmente riuscirò a infilarlo da qualche parte. Poi qua dentro abbiamo del tubo, credo che ci siano gli adesivi che classificano i diversi filtri. Questo è un kit a 7 stadi e qui abbiamo in realtà quello che è di fatto già tutto montato. Io cercherò di tenerlo così com'è, se non la pistolatura
che voglio fare. Nel kit abbiamo anche a disposizione le chiavi e le guarnizioni per il montaggio, il che non è assolutamente male. Noi veniamo dagli Stati Uniti e devo dire che Aquapure è tra l'altro un marchio statunitense che qua viene venduto in modo sottomarchiato, ma è lo stesso marchio che negli Stati Uniti costa un sacco di soldi. E comunque qua c'è il ricco manuale di istruzioni composto da 5-6 pagine dove ti viene spiegato tutto il funzionamento dell'osmosi inversa. Ci sono anche le istruzioni su come va montata, insomma, sta roba. Più che altro bisogna rispettare la sequenza dei filtri. La nostra idea è quella di installare tutto il sistema qua dentro, ragazzi. Vado a togliere i boccioni messicani. Qua dovremo avere lo spazio per installare un po' tutto il sistema e renderlo anche facilmente accessibile per la manutenzione. Quello che volevamo fare è metterlo qua. Certamente può essere ottimizzato ricreando una base di supporto che non è poi neanche così tanto complicato fare. Certamente si può ottimizzare meglio, ma intanto noi lo vogliamo provare e quindi credo che al momento potrebbe andare bene anche così com'è. Con tutta probabilità in realtà ci starebbe bene incastrato lì dietro, spostando un po' i filtri in modo migliore. Ho studiato anche già un po' come connettere le tubazioni qui. Non è molto complicato, la cosa più complicata forse è gestire bene lo scarico, e questo lo farò probabilmente facendo un nuovo buco nella nostra cassetta di recupero. Credo che sia la cosa più veloce. Ho un attacco pronto, però è un po' grande. Adesso questo mi inventerò qualcosa, non è molto complicato. Per l'alimentazione ho due opzioni. La pompa è a 24 volt ed è perfetta, quindi potrei alimentare tutto quanto a 24 volt, ma visto che ci sono anche delle valvole, delle cose, non vorrei che con le sovrattensioni non funzionasse troppo bene. Al momento lo potrei far andare anche a 220, non mi interessa, tanto è una roba che noi utilizzeremo per generare l'acqua e quindi posso tranquillamente accendere anche l'inverter. Poi magari, se vediamo che ci troviamo bene, magari ottimizzerò con un convertitore DC-DC in modo tale da ottimizzare meglio il consumo, questo certo. Però nel frattempo, per provare, per vedere se va tutto bene, potrei usarlo così com'è, con la 220. Ci dobbiamo preparare alla prossima settimana e la cosa che dobbiamo fare è andare a fare la spesa. 100 km giusti. Sì, li ho fatti io quando sono tornata ieri. 100 km precisi, 0 metri, cioè hai fatto il giro per arrivare a 100. No, è arrivata così precisa. Perfetto. Sentite che sound! Ce l'hanno informata tutti, dicono che non è adatta all'Africa, ma è la moto nata per questo. Il salto! Ah! Qua nel parcheggio c'è il ragazzo che vende i tergicristalli. Vende quelli già fatti, ma se vuoi ti rimette a posto il tuo cambiato semplicemente la gomma. Come avevamo fatto noi in Canada. Però in Canada avevamo dovuto comprare il tergicristallo completo. Qua no, ha solo la gomma. Vogliamo assolutamente riprendere l'oliva, perché qua sono buonissime, ce ne sono assortimenti veramente molto vari. La cosa incredibile è che le persone vengono qua, assaggiano tutte e poi forse prendono qualcosa. Anche a sto giro siamo super carichi, carrello praticamente pieno, zaino bello imbottito. Mannaggia. Spesa fatta, e come detto, visto che domani ci spostiamo, con sorpresa, devo mettere via tutto. Devo anche fare l'acqua perché domani mattina andiamo via prestissimo. Nel frattempo mettiamo via Stellina, che è stata veramente molto utile in questi giorni, e lo sarà ancora tra poco perché torneremo qui. Bloccarla per ora mi sembra abbastanza facile. Metto la prima cinghiazza qua in modo tale che mi tenga la moto intanto in piedi più o meno. Dopodiché metto 2 cinghie al manubrio e 2 cinghie dietro, molto rapidamente. Metto la cinghia elastrica che ho preparato a misura per tenere in piedi la pedalina. Ho messo quindi le cinghie posteriori, che in realtà non è che servirebbero più di tanto, e adesso tiriamo tutto dentro. Tra l'altro vi faccio vedere una cosa. Tada! Questi sono dei fari che mi hanno appena regalato appunto i nostri amici. Sono della Ella, sono fari bellissimi, perché dovete sapere che loro hanno un piccolo sponsor proprio della Ella e che ha detto che gli ha dato un sacco di fari e non sanno cosa farsene, quindi me ne hanno regalati alcuni, questo e questi. Ha detto di usarli se mi servono. Ho detto vabbè dai, prima o poi da qualche parte li metterò. È tornato il tappezziere, ha finito le coperture, però io le vorrei un po' più tirate, quindi adesso le regola ulteriormente. Sono fissate con il velcro, c'è bisogno che siano più tirate, sennò il vento probabilmente se le porterebbe via. Ma nel frattempo stiamo provando anche a mettere le tendine. Stavamo cercando di capire dove fissare
questo che userò come cavo per far passare le tendine. È un cavo armato e credo che l'unico modo che forse possa funzionare è utilizzare le viti che ci sono. In questo caso appunto potrei utilizzare queste, dei parasole, e probabilmente poi alla fine anche questa. Quindi qui abbiamo fatto la nostra tendina, perfetto. Questo qua va bene, abbiamo fissato anche questo filo, sfruttando praticamente questo tende anche un po' questo cavo, e adesso basta fare un qualche cosa per bloccare la tenda qui sull'angolo quando guidiamo, se no se ne va in giro. Qui ragazzi dobbiamo iniziare un po' con l'arte dell'arrangiarsi, non tanto per caricare l'acqua, perché in questo campeggio ci sono diversi attacchi. Quello principale sarebbe all'ingresso, dove c'è anche l'area di scarico, però noi domani mattina ci dobbiamo svegliare presto, quindi vogliamo caricare l'acqua prima, e per evitare di spostare il camion ho voluto provare a connettermi qua nella patria delle galline. Fortunatamente c'era sto tubo bello lungo, e il nostro devo dire che per un paio di metri non ci arrivava, mannaggia, ci ho provato. Il problema è che qui i raccordi sono un po' tutti uno diverso dall'altro, quindi sono riuscito a fare un po' alla meglio, nonostante un po' di perdita, perché sto tubo non è che sia proprio a posto. Devo aggiustare qualcosina per evitare questa piccola perdita qua. Adesso proverò a stringere un po' di più questa fascetta, però di fatto ho fatto questo raccordo accrocchiato e stiamo caricando. Ahimè, tra le cose che non ho comprato e che mi sono dimenticato, il contalitri. Questo qua non funziona più. Finite le cose da sistemare, io attacco gli adesivi sui nostri gavoni e poi farò le foto, così se li perdiamo, si sciupano, dalle foto li possiamo rifare. Stiamo ancora caricando l'acqua, ma io preparo la cena. Questa pappa un po' verdastra, che piacerà tantissimo a Simone. Che cosa stai facendo? Non sto facendo la minestra, sto facendo delle polpettine vegetali. Cosa stai mangiando? Che abbiamo comprato oggi. Ti ho beccato, dammene uno anche a me, che questi sono buonissimi. Sono spettacolari, io in realtà credevo fossero dei dolci, invece no. C'hanno la base quella delle pizzettine, però sopra sono tutti a semi. Però sbriciano tantissimo. The chairs are on the table, the floor has been swept. It's closing time and I'm a little tired. Non sono polpette, sono schiacciatine. La schiacciatina di verdure. Buono! Things are moving forward. I'm ready to move on. Noi ci rivediamo domani mattina. Ciao! Buongiorno ragazzi, benvenuti a bordo, benvenuti a questo nuovo episodio, bentornati in Marocco. Oggi, come promesso, abbiamo una sorpresa e per questo ci dovevamo svegliare presto, perché ci dobbiamo spostare. Inizia il viaggio, ma inizia in modo speciale. Adesso appena fa un po' più chiaro, sta per sorgere il sole, vi raccontiamo tutto, anche perché vedrete, toccherete con mano quasi. Sono quasi pronto per accendere il camion, ma sto caricando l'aria con il compressore elettrico. Siamo fermi da un po' di giorni e quindi devo caricarlo per bene, ma voglio, appena accendo mi sposto, almeno non svegliamo nessuno, visto che è ancora abbastanza presto. Salutiamo il campeggio che dorme ancora. L'alba qui alla periferia di Marrakech, la città è là in fondo. Adesso però non andiamo verso il centro. Ragazzi, siamo arrivati all'aeroporto di Marrakech. Stiamo aspettando qualcuno. E indovinate chi? Abbiamo qualche problema a entrare dentro il parcheggio dell'aeroporto. Non ci si apre la sbarra. Non ci vedono, guarda come siamo grossi. A few moments later. Siamo riusciti. Tenemos los ticket. Certo che al parcheggio dell'aeroporto sono anche delle cose strane. Queste non si muoveranno mai più. Non credo che sia parcheggiato qua da ieri sera. Questo è il terminal arrivi. Vediamo un po' se qualcuno esce da qua. Ma è lei? No, è lei. No.
È lei o non è lei? È lui o non è lui? Eccola! È lei! Eccola! Eccola! Ce l'ha fatta, non è stata arrestata. No, vabbè. Che è successo? Stavolta non era la valigia. Cioè, non è la valigia, non è una valigia. Ciao, benvenuta a Marocco. Date il benvenuto. Questa volta avevamo un bagaglio a mano con scritto Alaska. E questo è Walmart, eh? Mica male. Ma non ti abbiamo detto che non c'è più il tuo letto, È vero. che di dormire per così. È impossibile, guarda, non si può fare questa modifica. Ma tu a che ora sei partita? Alle 2 di notte? Allora, da casa sono partita alle 3. Alle 3. Chiara praticamente è venuta qui solo per andare a mangiare una pizza. L'ho già ordinata, cioè l'abbiamo già ordinata. Allora, noi non l'abbiamo ancora detto, ma parteciperemo a una cosa un po' particolare, organizzata da un'associazione di viaggiatori. In mezzo al deserto andremo a mangiare una pizza, ma fino a domani non sapremo dove. L'evento è dopodomani. Quindi domani noi riceveremo delle coordinate GPS in mezzo al deserto E via! e andremo a raggiungere questo posto dove a regola dovremmo trovare dei Tuareg che fanno la pizza. Speriamo. Dove, come? No, e anche altri viaggiatori. Cioè, qua ci siamo già uniformati alla vita on the road Certo. con le Crocs. Sì, non vuoi più fare come in Alaska, togli, metti, sai. Qua non fa freddo. No, Qua froid. questo sta bene, eh? C'è la gran novità. E qual è? Addirittura il portatablet? No, vabbè, questo Ma no, questo ma qua davanti? non è questa la gran novità. Più a droite. A droite. Più adorata di me? Bella! Ma oggi vuoi subito sperimentare la cucina locale? Certo, Cioè, abbiamo più vesta e poco meglio. tempo. Qui ragazzi cominciamo ad attraversare questi piccoli cittadini. Qui la strada è il mercato, cioè dove si svolge l'attività quotidiana. عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال لازم ثورات في أفريقيا اليوم لازم ثورات في أفريقيا اليوم لازم ثورات في أفريقيا اليوم. E su questa strada, che poi di fatto è la principale tra Ouarzazate e Marrakech, quindi anche poi Zagora, c'è la specie di autogrill on the road. Che profumo! La carne alla brace. هذه المحن تعبنا خلاص من هذه الفتن معاناة أجيال من هذه المحن. E in quest'ultimo tratto di strada ci sono un sacco di venditori di miele. Questi sono signori che vendono miele. Eccoci qua. E qua è d'obbligo la foto, tutto. Questo è un posto molto fotografato, però è un posto speciale perché è un passo veramente molto alto qua sull'Atlante. 2260 metri. Il Col d'Utica. Classico selfie qua del passo. Abbiamo trovato il posto giusto per fermarci a mangiare, dove secondo me noi tra i vari passaggi che avevamo mai fatto qua forse già ci siamo fermati. Ci sono diversi ristoranti, c'è un bel casino e quindi è il posto giusto per far assaggiare a Chiara un po' della cucina locale. Siamo pronti. Eccoci qua, proprio a fianco alla macelleria, perché la carne qua è fresca. Allora, qui abbiamo diversi tipi di tagine, poi bisogna vedere quelli che hanno magari a disposizione, però pollo, agnello, capra, kefta per fare delle polpette, e poi ci sono le brochette, dedin, d'agnello, di capra e pure brochette kefta. Brochette kefta credo che siano un po' tipo degli spiedini forse, di polpette. Quelli non deve essere neanche male. E poi ci sono le omelette. Io mi sa che vado di tagine alle polpette. Qui ragazzi vediamo un po' cosa si griglia. Vedo che grigliano anche le ossa, Non so se dà sapore o cosa. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est le poulet gris. Poulet grillé. Oui. Ah, questo è il pollo grigliato. E intanto è arrivato il pane arabo. E che schifo, c'est bon. Poi ce lo compriamo per la sera. Anche la mattina. Anche la mattina. Sono olive speziate, verdure, fanno di tanti tipi diversi. Assagé. Non è piccante che mi freghi come me. Non lo so, dipende.
Wow. Ragazzi, sta facendo un fumo. E nel frattempo sono arrivati i tagine. Questo è il mitico tagine kefta che noi abbiamo mangiato per la prima volta nel medio del nada, in una pista che proprio portava a Zagora. Sì. Un caldo pazzesco, ci hanno portato questo piatto che è ustionato. Tu una roba così ustionante non l'hai mai mangiata in vita tua, ti posso assicurare. Oh, merci. E il mio è invece un più classico tagine al pollo, che anche questo è ustionante. E il tagine kefta sono queste polpette con un po' di pomodoro, ma soprattutto poi alla fine ci viene buttato sopra l'uovo. Sì. Tanta roba. Comunque l'uscita se l'è già finito. È buonissimo. Ammazza. Oh, quanto pane. È un po' dipende dalla colazione. You knocked me down, swept my feet off the ground, left me on the floor. Hard to resist, got me looking like this, like no one before. 'Cause I must be strong. Ma prendiamo una deviazione, proprio subito così. Andiamo ad Ai Ben Haddou. Io non ce l'ho segnata questa strada qua. Bello però. Le dessert, le dessert. La cosa bella è che certamente dall'altro lato di questa montagna troveremo in pullman ad Ai Ben Haddou. Perché c'è la strada principale. Ci saranno un sacco di turisti, perché è anche patrimonio dell'UNESCO. Forse abbiamo trovato una strada alternativa qua tra queste casette nuove. E là c'è l'asfalto! Asfalto! Siamo salvi! Ma eccoci qua, siamo arrivati. Adesso troviamo un parcheggio e andiamo a fare due passi. C'è un po' di vento. Effettivamente qua sull'asfalto ci sono i parcheggiatori e ci sono un bel po' di turisti. Adesso noi andiamo a visitare la cittadina che sta qua dietro. Qui devono essere abituati a vedere veramente tanti turisti. Ci sono marcate le linee per i parcheggi un po' ovunque. Ogni spazio può diventare un parcheggio. Mura in adobe, fango e paglia. Adesso qua dobbiamo trovare la strada perché ci si perde facile qua dietro. C'è il ponte sul fiume e di là si raggiunge la parte centrale del villaggio. Ragazzi, questo villaggio risale all'XI secolo. Naturalmente oggi nessun edificio può essere datato così all'indietro nel tempo. Si pensa che il più vecchio sia del XVII secolo. Nonostante non ci siano certamente più edifici così antichi qui, è indubbio che siano sempre stati ricostruiti come erano stati costruiti all'inizio, quindi con tutta probabilità, al di là di quella che è l'urbanizzazione attuale, il metodo costruttivo è lo stesso. Guardate qua come sono fatti i soffitti, tutte travi di legno dove sono messe sopra tocchi di fango. Qui ragazzi ci sono alcune fotografie che ritraggono degli screenshot dei film, solo alcuni di quelli che sono stati girati qui. Prince of Persia, Lawrence d'Arabia, Il Trono di Spade, Il Gladiatore. E qui ragazzi siamo arrivati proprio in vetta, c'è tantissimo vento. Ma queste sono le ultime rovine, quelle più alte di Ai Ben Haddou. Questi edifici, gli scoli dell'acqua sono veramente importanti perché l'acqua deve essere portata lontano dal muro di fango. E quindi guardate qua che scoli che sono creati
per far andare l'acqua qua dove ci sono le scale. Le decorazioni pazzesche. E adesso entriamo dentro la casba principale di Ait Ben Haddou. Wow, così possiamo vedere bene come sono fatte dentro queste costruzioni. Vai avanti prima tu, così almeno fai strada. La manutenzione di questi edifici non deve essere assolutamente facile, perché guardate come crepa tutto. E guardate il soffitto, ragazzi, sono tutte canne di bambù che hanno tra l'altro un bellissimo decoro, oltre ad essere probabilmente indistruttibili. Qui, ragazzi, c'è ancora un restauro un po' in corso. Questo è cemento, qui stanno cercando di mantenere in piedi questo edificio che è veramente molto antico. Noi proviamo a salire, vogliamo andare più su. Andiamo a vedere più su cosa c'è ad Ait Ben Haddou. Qui c'è un po' di luce. Mentre qua su abbiamo ancora tutto il fango, quindi hanno rifatto la parte centrale portante. C'è anche il canto del muezzin che chiama la preghiera. Ragazzi, qua siamo in vetta. Qui, ragazzi, bisogna stare molto attenti perché insomma non ci sono protezioni, non c'è niente. Comunque anche il tetto, ragazzi, è tutto de fango. E vedete che si ricicla un po' di tutti i materiali dentro queste mura. Questi sono i pezzi dei cocci che si vedono anche nei souvenir. Con i tetti qua bisogna prestare attenzione, perché se ci gratti a fianco non la racconti, cioè qua ti dà una sverniciata che te la ricordi a lungo. Bene, ma adesso, dopo essere stati nei piani superiori di questa casba veramente enorme, vediamo come erano fatte le parti più basse dove si vedeva tutti i giorni. Qui è stato allestito un piccolissimo museo dove ci sono un po' di pezzi d'epoca, anche insomma di antiquariato recente. E qui si vede una stampa presa probabilmente da una scena del gladiatore e si vede l'arena in cui il gladiatore fa il suo primo combattimento dopo che è diventato uno schiavo, e questa piccola arena era stata allestita proprio qua. Questa era finta, non esiste veramente, non esiste più. Però questa qua dietro è Ait Ben Haddou. Qui, ragazzi, ci sono le stalle. Guarda te, stanno addestrando il cavallo. Ragazzi, guardate questa viuzza. Questa è la parete della casba che abbiamo visitato. Lasciamo Ait Ben Haddou. Ti è piaciuto? Ciao Ait Ben Haddou. Ciao. Percorriamo qualche chilometro. Adesso non prenderemo la nostra deviazione fuori strada, procediamo dritto di qua e arriveremo alla strada principale per Ouarzazate. I had a taste of democracy, and I felt Adesso la prima cosa che facciamo è trovare un posto dove fermarci qua questa notte, un campeggio, perché Chiara è desperata. Il posto deve essere veramente bello. Ammappelo, cioè proprio... qua è stretto. Oh, Simo! Qua c'è il buco, Ci sarà posto per noi? Ci passiamo a pelo dalla strada. Allora, il tipo laggiù in fondo ha detto venite, venite! Ci siamo piazzati qua in mezzo alle palme e al verde e qua fa fresco. Sì. Qua siamo a 1100 metri, Ouarzazate. Ragazzi, non eravamo mai stati in questo campeggio, è veramente bellissimo, perso dentro il palmeto di Ouarzazate, costa veramente poco. 2 persone e un camper costerebbe meno di 7 euro. C'è anche tutto il giardino con i cuscini, i tappeti, puoi rilassare là sotto. Videolog numero 1. Allora, oggi sono arrivata in Marocco, sono arrivata a Marrakech ed è stata la prima volta che non volevano farmi entrare perché praticamente in aeroporto ai controlli mi hanno chiesto dell'alloggio e ho voluto dire la verità, ossia che avrei alloggiato su un camper, il camper dove c'era mio fratello che mi veniva a prendere. Niente, non c'è stato verso, ho dovuto fornire un indirizzo e quindi ho fornito l'indirizzo del campeggio di Marrakech. Ho preso il volo stamattina alle 6 da Milano e quindi adesso sento un po' la stanchezza perché appena sono arrivata abbiamo preso il caffettozzo e siamo partiti. Ero già stata a Marrakech, ero stata con mia mamma che avevo raggiunto Simone Lucia dove c'era anche mio papà
che aveva viaggiato con loro, e ormai 6 anni e mezzo fa, e quindi sicuramente mi ha fatto strano tornare dove per loro è iniziato tutto. Siamo arrivati poi in un paesino spettacolare, non mi ricordo già il nome, sui nomi ci dovremmo lavorare come in Alaska, abbiamo lo stesso problema, e ho iniziato a vedere un po' di deserto, perché quando ero stata avevo visto solo Marrakesh, quindi non ho vissuto il deserto, e so che saranno dei giorni unici. Purtroppo saranno pochi, purtroppo sarà solamente una settimana, quindi questi video dureranno un po' meno. Oggi ho mangiato il mio primo tagine con questa carne macinata cotta, ustionante, e il pane marocchino è buonissimo. Ma la cosa che mi ha colpito tantissimo è stato questo paesino, che tra l'altro sono stati girati tantissimi film, tra cui anche una parte del Gladiatore, e è magia pura, cioè è un mondo a parte. E la cosa che mi è piaciuta è stata che a un certo punto è partito quando chiamano per la preghiera, no? E quindi c'era il sole che stava calando, noi che c'era un sacco di vento, noi che comunque stavamo andando via, però ci siamo fermati a guardare il panorama con il richiamo della preghiera, e Africa. Mi sono sentita proprio, dici, ecco, iniziamo il capitolo dove sei finita? Ci sarà sicuramente tanto da vedere, un sacco di emozioni, diverse sicuramente dall'Alaska, non li posso paragonare, però sono contenta di averli raggiunti proprio all'inizio di questo loro viaggio, del capitolo africano. E niente, quindi benvenuti in Marocco. Ci vediamo domani.